Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Oggi vorrei rispondere a un paio di vostre domande relative alla respirazione. Per rispondere in maniera un pochino più completa, bisogna un attimo fare un passo indietro e cercare di capire quali sono i vari tipi di respirazione. La prima è la respirazione diaframmatica. La possiamo percepire mettendoci una mano sulla pancia, sopra l'ombelico, e cercare di respirare in quella zona. Praticamente succederà questo, vi faccio vedere. La pancia esce quando inspiro e rientra quando espiro. Perché succede questo? Perché il nostro diaframma fa proprio quel movimento. Prima si contrae verso il basso, quindi schiaccia tutto quello che c'è sotto, le viscere, lo stomaco, e quindi la pancia esce. Dopodiché il diaframma ritorna verso l'alto, si rilassa e allora la pancia rientra. Ok? Questa è la respirazione più naturale ed è la respirazione che abbiamo quando veniamo al mondo, quindi i neonati respirano così e infatti li vediamo nella culla con l'addome appunto che si solleva quando respirano. E state molto attenti perché se li mettete a pancia in giù non respirano, quindi soffocano. Ed è la respirazione che abbiamo anche quando siamo rilassati, per esempio quando stiamo dormendo o comunque siamo in una situazione di relax. Esiste anche una respirazione toracica, quindi se noi mettiamo le mani sulle coste e inspiriamo pensando di allargare contro le nostre dita, succederà questo. Che sentiamo allargare, sentiamo i polmoni che si riempiono d'aria a partire dalla parte bassa dei polmoni e sentiremo le nostre dita che appunto subiscono una leggera pressione delle coste che appunto si aprono. Questa è la respirazione dell'uomo attivo, per esempio magari quando siamo al lavoro, quando siamo con gli amici, quando stiamo facendo una passeggiata. Questa è la respirazione che avremo. Un ultimo tipo di respirazione è la respirazione clavicolare. Se io metto le mani qui sulle clavicole appunto, sentirò che leggermente si sollevano, ok? Allora, questa è la respirazione del pericolo, dell'emergenza. Se appunto mi passa una macchina velocissima di fronte, io non ho il tempo di respirare in maniera rilassata e fare questo, ma dovrò fare questo, ok? E quindi respirerò con la parte alta del torace, ok? E quindi alzerò le spalle, perché questa è una respirazione più veloce che mi serve per affrontare una situazione di stress. Il problema subentra quando respiriamo in questo modo anche quando non c'è una situazione di pericolo, magari proprio perché siamo molto stressati. E allora quello che dovremmo riuscire a fare è rilassare il nostro corpo. Quindi dovremo rilassare il diaframma, eliminare tutte le tensioni superflue, rilassare l'addome, portare la nostra respirazione a un livello un po' più profondo, un po' più basso, diciamo. Come possiamo fare questo? Allora, la prima cosa da fare, soprattutto ovviamente se sentiamo di avere delle tensioni, è partire con gli sbadigli. Ho già fatto un video sugli sbadigli, vi consiglio di andarlo a vedere, però appunto quello che dovremo fare è proprio sbadigliare. Faremo finta di sbadigliare, poi se siamo fortunati dopo un po' ci verrà da sbadigliare davvero e allora riusciremo a rilassarci completamente e rilassare tutte le tensioni. Questa è una cosa che ho messo in pratica con diversi allievi che avevano appunto questo problema di respirare molto in alto e quindi facevano il contrario di quello che dovrebbero fare normalmente, e quindi quando gli dicevo metti una mano sul torace, metti una mano sulla pancia, quando inspiravano facevano questo, quindi il torace si alza, la pancia rientra quando inspiro, invece dovrebbe essere il contrario, che il torace rimane fermo e la pancia invece esce, ok? Questo dovrebbe essere quello che succede. Allora, per evitare appunto che succeda questo, facciamo degli sbadigli. In questo modo qua. Ci prendiamo il nostro tempo perché non basta uno sbadiglio, bisognerebbe fare almeno 5-10 minuti di sbadigli continui. In questo modo qui, d'accordo? E sentiremo che già dopo qualche sbadiglio, oltre al fatto che la voce cambia subito perché si rilassa,
sentiremo anche la respirazione che è molto più rilassata e sarà molto più facile dopo per noi riuscire a percepire invece quel movimento diaframmatico che dicevamo all'inizio, quindi questo. Ok? Questi sono i vari tipi di respirazione, però in realtà per cantare è tutto molto più complicato, perché la respirazione nel canto è una respirazione che mette in combinazione la respirazione diaframmatica con quella toracica, quindi è una respirazione costo diaframmatica addominale pure, perché va a coinvolgere anche gli addominali, come abbiamo visto nel video sul sostegno, e quindi attiveremo anche gli addominali obliqui, trasversi e anche un po' gli addominali retti, anche se gli addominali retti dovrebbero stare il più possibile rilassati. Per andare a lavorare sul sostegno, come mi è stato chiesto, bisogna percepire il movimento degli addominali obliqui, quindi mettersi le mani qui sui fianchi e fare per esempio delle S staccate abbastanza decise e potenti per sentire appunto l'attivazione di questi addominali. Così dovrebbe vedersi qui che si muovono, ok? Se questo non succede vuol dire che abbiamo gli addominali retti un po' in tensione. Vi faccio vedere. Se io stringo gli addominali retti, quindi stringo la pancia e diventa dura, ok? Gli addominali obliqui non lavorano perché appunto sono bloccati dal fatto che gli addominali retti sono troppo tesi. Invece se io rilasso la pancia e quindi il retto dell'addome si rilassa, vedrete che il movimento è molto più evidente. Un ottimo modo per sciogliere le tensioni e attivare allo stesso tempo gli addominali obliqui è camminare sul posto, quindi praticamente faremo questo come se fossimo su uno step da palestra, ok? Le punte dei piedi rimangono a terra e alziamo i talloni, e questo ci aiuta a percepire. Se noi mettiamo le dita qui, percepiremo il movimento degli addominali obliqui e allo stesso tempo attiveremo tutto un movimento molto dinamico che ci aiuterà a liberarci delle tensioni superflue, non solo nell'addome ma anche per esempio nelle spalle, in tutto il corpo. Quando cantiamo non dobbiamo mai accumulare rigidità in nessuna parte del corpo ed è per questo che questo esercizio è molto molto utile. Dopodiché possiamo andare a lavorare con la voce. Prima però mi raccomando, sciogliete tutte le tensioni superflue, altrimenti la voce anch'essa sarà rigida, sarà forzata. Per lavorare sulla voce vi consiglio gli esercizi che già vi avevo consigliato in altri video, quindi per esempio il lip trill, il tongue trill, quindi lo possiamo fare anche questo camminando, in questo modo. O anche la R, no? Eccetera. Anche la V e tutte le consonanti semioccluse come la Z, quindi stesso discorso, anche questo possiamo farlo camminando. Adesso ho fatto un glissato di quinta, oppure anche con la Z. È uguale, insomma, decidete voi con quale vi trovate meglio. Io di solito preferisco con gli allievi alle prime armi partire con la V, perché è quella che più ci dà l'idea della morbidezza con cui deve uscire questo suono e questo flusso d'aria. Però poi uno dei miei preferiti in assoluto è il lip trill, perché appunto ci fa trovare l'equilibrio ideale che poi ci serve anche poi per cantare. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, lasciatemi altre domande nei commenti che potranno diventare l'argomento per video futuri. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!